Davide, partiamo adesso. Milanello, non posso non chiederti cosa pensi tutti i giorni quando fai questo cancello qui, all'entrata e all'uscita. Qual è il primo pensiero? Già solo il fatto di varcarlo è una cosa incredibile. E mi ricordo ancora proprio il primo giorno che ero venuto qua ad allenarmi, ancora mi portava mio padre ed era stata un'emozione incredibile per entrambi. Quindi ogni volta che passo sto cancello cerco sempre di farmi venire in mente il ragazzo che ero, e quindi cerco sempre di dare il massimo quando appunto sono in campo. Sei tifoso del Milan? La risposta è sì, la do io, ma quanto? Tanto, perché lo sono da proprio quando ero veramente piccolo, un po' insieme a mio padre mi ha trasmesso un po' la passione Milan, e poi quando ero piccolo ovviamente ho iniziato a giocarci appunto al Milan, e quindi sono tifosissimo del Milan da quando appunto ero piccolo. Il primo ricordo in assoluto, il primo giorno di Provino, che avevo varcato i cancelli del Vismara e mi ero trovato davanti due leggende come Paolo Maldini e Angelo Carbone, e per me era veramente surreale, più per mio padre perché comunque lui li conosceva meglio, però comunque era stato un qualcosa di incredibile. E invece la prima maglia rossonera che hai avuto? La prima maglia rossonera forse me l'aveva regalata mio padre, però non mi ricordo degli anni che erano, perché era veramente un po' vecchia, e forse ce l'ho ancora a casa e mi sta gigante. Ma di chi? Non te lo ricordo? No, era proprio senza nome, sì, con un paio di firme che ce l'ho appesa in camera, sì, avevo fatto il quadretto e l'avevo presa in camera. Invece, a che età hai iniziato a giocare a pallone? Ho iniziato a giocare a calcio più o meno a 5 anni nella squadra del mio paese, ovvero l'Annone di Brianza, e poi da lì ho fatto un paio di anni lì per poi cambiare e andare nel settore giovanile dell'Atalanta per 1 anno e mezzo più o meno, e poi varcare i cancelli del Vismara è stato un sogno. Sogno che continua, però quando torni a casa, il lago, il territorio dove sei cresciuto, che rapporto hai? Cosa pensi quando torni in quei posti così anche diversi, anche se non molto lontani da Milano? No, mi piacciono tantissimo, perché infatti continuo a vivere lì perché mi trovo veramente bene, ho tutto, ho la famiglia, ho gli amici, e quindi mi trovo veramente bene. Poi ovviamente quando ho delle giornate libere, un po' di svago, passo del tempo magari a fare qualche passeggiata con i miei amici sul lago e sto veramente proprio top. E ti piace anche magari prendere la barca qualche volta, vai a fare qualche gita sul lago? Sì, l'ho presa poche volte perché ovviamente ho pochi giorni liberi, però comunque magari quando ci sono le belle giornate con i miei amici, che anche loro sono liberi, magari la prendiamo e ci facciamo un bel giretto. Senti, primo idolo che hai avuto da bambino, a chi guardavi? Oltre a Paolo Maldini osservavo Marcelo, che lì iniziavo un po' a bazzicare a guardare il calcio, e quindi guardavo lui come esempio e ero senza parole. E invece, a proposito di idoli e di modelli, il fatto di aver avuto Modric che arrivava quest'anno, devi dirmi, uno, cosa hai pensato quando hai sentito che ha firmato, quando l'hai visto per la prima volta con la maglia del Milan, e due, com'è poi lui nello spogliatoio? No, innanzitutto è una persona eccezionale, oltre che un grande calciatore, e bisogna veramente tanto imparare da lui, sia per come si allena, ma sia per com'è la persona fuori dal campo, che è una cosa molto importante. E niente, poi il primo pensiero di quando l'ho visto in maglia rossonera, ti devo dire la verità, quella scena lì l'ho guardata con mio padre, perché eravamo a casa che stavamo mangiando e mi ricordo appunto che era uscita l'ufficialità, e il giorno dopo poi me lo sono trovato a Milanello e ha fatto un certo effetto, perché comunque fino a qualche anno fa non pensavo di condividere il campo e lo spogliatoio con lui. C'è qualcosa che o lui o comunque un compagno più esperto, uno di quelli che vive lo spogliatoio da più anni di te, ti ha detto quest'anno che ti sta aiutando? Sì, vabbè, ci sono varie persone che mi hanno parlato, ovviamente Rafa, Matteo Gabbia e anche Modric, comunque sono persone molto importanti all'interno dello spogliatoio, con loro ho un bel rapporto e cercano sempre di aiutarmi in qualche modo, sia se le cose vanno bene, anche le cose quando vanno male. Matteo Gabbia mi sta sempre vicino, facciamo sempre le cose insieme, quindi forse è la persona che all'interno del Milan non ho più rapporto.
Invece magari Rafa, anche quando soprattutto avevo fatto la doppietta, mi ha detto, oltre ad avermi regalato il quadro della mia foto, che tra l'altro era stato un bel regalo, mi ha detto sempre che adesso arrivava il momento più difficile, e quindi è una cosa che ho apprezzato perché è veramente una persona top e gli voglio bene. Mi dai anche una descrizione del Mister Allegri in una parola, come lo descrivi? In una parola? Sì. Oltre che simpatico, positivo, perché cerca sempre di trovare il lato giusto delle cose, cerca sempre di essere positivo e ce lo chiede anche a noi, perché dice che la negatività non porta a buone cose. E poi oltretutto è un grandissimo allenatore, non c'è bisogno di dirlo, e lo ringrazio per quello che mi sta dando. Allora, ascolta, c'è una domanda che non so bene come portela, però, perché già più o meno forse so la risposta. C'è una partita che vorresti rigiocare, se ne pensi a una in particolare? E qui vado sul tuo percorso, non solo di quest'anno. Credo la finale Youth League. Allora, ho indovinato. Non era difficile, dai, però. Sì, credo quella partita, perché era stato 2 anni di fila che eravamo arrivati l'anno prima in semifinale, l'anno dopo in finale, e ci eravamo impegnati veramente tanto, soprattutto con mister Abate, che è stato un allenatore molto importante per me nella carriera, che gli avevo anche detto parlando. E sì, credo sia la partita veramente che vorrei più rigiocare, perché c'è stato troppo lavoro dietro e l'abbiamo persa in una maniera un po' ambigua, diciamo, e quindi scelgo quello. Questi anni di settore giovanile, tu sei un po' l'esempio in questo momento, no? Del ragazzo che è cresciuto in casa, che arriva a giocare in prima squadra, è un po' un sogno non solo tuo, di tutti i tifosi che ti guardano. Cosa ti hanno dato questi anni di settore giovanile? Se devi dire proprio una cosa che è stata importante perché era al Milan, cioè tu sei cresciuto al Milan, quindi al Milan hai trovato qualcosa che ti ha fatto arrivare fino qua. Cosa diresti che sia questa cosa? Beh, direi assolutamente il percorso che ho fatto in Under 23, anche se magari da una certa prospettiva non è stato un bellissimo percorso, però come ho sempre detto i frutti del lavoro continuano a farsi vedere quando anche le cose non vanno bene, anzi soprattutto quando le cose non vanno bene, anche perché l'anno scorso non è stato un anno facile, era una categoria nuova, soprattutto era il primo anno di quella categoria, era un nuovo progetto. Però comunque sì, credo che a livello di punti classifica non sia andata bene, ma a livello di miglioramento anche come persona e anche caratterialmente penso che sono cambiato tanto. Eravamo insieme, no, quella sera maledetta a Ferrara, e mi ricordo che ci siamo sentiti anche il giorno dopo quando tu piangevi, ma in realtà avevo il magone anch'io. Eravamo un po' tutti in lacrime quella sera lì. Tu te lo immaginavi che neanche un anno dopo la tua strada ti avrebbe portato dove sei adesso? No, non me lo sarei immaginato, però comunque lavoravo per quello e credo sia stato molto di aiuto. Quella sera lì io ero veramente distrutto, perché non mi aspettavo di comunque arrivare, tra virgolette, a toccare il fondo, però comunque mi è servito e credo sia stata una bella lezione di vita. Esperienza partita, innanzitutto che musica ascolti, in preparazione della partita, cosa ascolti quando sono i momenti, raccontami un po' l'avvicinamento. Allora, principalmente l'ascolto dopo merenda, quando giochiamo la sera l'ascolto dopo merenda e ascolto... E merenda si fa più o meno quanto prima della partita? Di solito se giochiamo alle 8:45 verso le 17:15, 17:30 c'è la merenda. Sì, l'ascolto dopo perché è un momento in cui mi preparo mentalmente, mi preparo proprio a restare focalizzato sulla partita, quello che potrà succedere, e la musica mi carica. Per il genere di musica ascolto un po' trap italiana, anche reggaeton a volte, anche qualche francese che in spogliatoio magari la mettono, quindi magari qualche canzone mi piace, però principalmente sì, italiano. Entri in campo, la prima cosa che fai, guardi dove? Entro in campo, la prima cosa che faccio è salutare i bambini prima e poi un segno della croce e mi ripeto una frase che è proprio un rito scaramantico, e poi guardo la curva perché
mi dà sempre quella carica in più, quell'emozione che mi dice di dare sempre un qualcosa in più in campo. Invece, appena finita la partita, al di là di come va, c'è qualcosa che fai sempre, un giro che fai, un passaggio, un saluto, un qualcuno con cui ti confronti appena finita la partita? No, principalmente no, magari sedermi e magari a mente ancora un po' calda, rivedere un po' la partita, analizzarla solo mentalmente, poi magari quando arrivo a casa la riguardo. E poi ovviamente se dipende anche da che partita è stata, se so che più o meno ho fatto una grande partita, magari cerco di guardare ancora di più il dettaglio, perché sono cose che comunque fanno la differenza. Il primo messaggio che guardi sul telefono chi te lo manda? O chi guardi tu? No, di solito ci sono i miei 2 migliori amici, abbiamo un gruppo insieme che si chiamano Flagart e Samuele, e sono 2 fratelli, e guardo sempre quel gruppo perché prima della partita mi mandano sempre un messaggio che ho scritto buona partita, mi danno l'in bocca al lupo, solo che io non lo leggo mai prima della partita, lo leggo sempre dopo. Quindi è la prima cosa che leggi dopo. Esatto, e quindi è la prima cosa che leggo dopo. Stiamo parlando di calcio, di quello che hai vissuto fino adesso. Guardi al futuro, guardi avanti. C'è una cosa che avresti fatto se non avessi fatto il calciatore? Sinceramente no. Ne stavamo parlando l'altro giorno in famiglia, tra l'altro, che mio padre mi aveva posto questa domanda, e credo che se non avessi fatto il calciatore avrei aiutato mio padre nel mondo dell'edilizia. E quindi la domanda cosa farai da grande per te ha un senso, sei molto giovane, tutta la carriera, quindi non voglio farti affrettare, però hai mai pensato, sempre relativo evidentemente magari al mondo del calcio, dello sport, c'è qualcosa che ti stuzzica? Sai che alcuni giocatori dicono no, io l'allenatore non farò mai il dirigente, c'è qualcosa che invece ti piacerebbe fare? No, credo che a me piacerebbe lavorare comunque nel mondo del calcio, ovviamente sono ancora giovane per comunque parlarne, però comunque credo che col passare degli anni si impara sempre di più, e credo che mi piacerebbe lavorare un domani magari nel mondo del calcio. Non so ancora in che tipo di reparto, però credo di sì. Senti, fin qui la partita a cui sei più legato di quelle che hai giocato in prima squadra al Milan? Il giorno della doppietta, il 14 dicembre, perché è stato un giorno straordinario. È veramente qualcosa di incredibile, sentire il proprio nome urlando da San Siro è veramente qualcosa di incredibile. E credo che è una cosa proprio unica, infatti anche quando magari gente mi dice com'è il fatto di sentire il tuo cognome a San Siro da così tanta gente, io faccio un po' fatica a rispondere perché è una sensazione un po' strana da raccontare, quindi sì, credo quel giorno lì. Cosa ti aveva detto Bernardo Corradi in settimana? Sì, ci stavamo preparando per la preparazione della partita, e mi ha detto quando me lo fai un gol, perché la settimana prima a Torino avevo provato a segnare di testa, ma il portiere aveva fatto una bella parata e lui mi ha preso un attimo in giro così, però dopo gli ho dato una bella risposta, insomma. Senti, invece un messaggio da dare ai tifosi, a tutti quelli che ovviamente stanno vivendo, dicevo, per un milanista il tuo è un po' il sogno che si realizza, no? Anche per chi ti guarda da fuori. Cosa senti di poter rispondere a questo tanto, quasi un mare d'affetto che ti sta arrivando in questi mesi? No, dico un grazie gigantesco per tutto quello che stanno facendo, anche solo per il sostegno che ci danno partita dopo partita, in qualunque modo vada, perché questa stagione soprattutto si sta facendo veramente sentire il tifo in casa, ed è forse quella cosa che ci spinge in più a fare bene negli ultimi minuti, magari soprattutto anche quest'anno, a recuperare le partite come l'abbiamo fatto in alcuni momenti.